Ciao a tutti, sono Arne e queste sono le mie video lezioni su come imparare il violino. Mi raccomando, lasciate un like e se non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere le novità. Cominciamo! Bene, il programma di oggi riguarda le corde vuote e il primo dito. Dunque, alla fine di questa lezione per lo più avrete imparato a capire come suonare una corda vuota leggendola e come suonare un primo dito leggendolo. Prima però di passare alla pratica dobbiamo come sempre dare occhio alla teoria. Perciò diamo uno sguardo a questa partitura che ho scritto per voi. Questo foglio, questa pagina, comprende 3 differenti esercizi con 3 differenti difficoltà. Nel numero 1 l'esercitazione si concentra per lo più sulla corda Sol e Re, dove ho voluto anche scrivervi la diteggiatura, ovvero quando su una nota dovrete andare a mettere il primo dito sul violino, appunto. Nel numero 2 invece l'esercitazione si concentra di più sulla corda La e sulla corda Mi. Anche qui la diteggiatura ve l'ho contrassegnata. Invece nel numero 3 abbiamo un mix di tutte le corde, dove qui però la diteggiatura non ve l'ho contrassegnata, perché vorrei che prima di affrontare questo numero 3 appunto voi facciate un po' più di pratica per diventare più sicuri nell'esecuzione. Un'altra cosa a cui dovete stare ben attenti è la piccola leggenda che vi ho messo in alto a destra, in quanto vi ho segnato e segnalato la durata delle varie simbologie delle note, ovvero abbiamo la semibreve, che è quella appunto semplice col cerchietto vuoto, che dura 4 quarti, ovvero su una battuta da 4 movimenti la semibreve si prende tutti e 4 i movimenti appunto. Poi abbiamo la minima, che invece dura 2 quarti, quindi su una battuta da 4 movimenti se ne prenderà solo 2. E invece la semiminima, che è quella con il pallino pieno e con la stanghetta, che durerà 1 quarto. Quindi questo vorrà dire che per riempire una battuta da 4 quarti ci vorranno 4 semiminime. Adesso invece passiamo a dare uno sguardo un po' più da vicino sull'esecuzione, su come mettere questo fantomatico primo dito e su come eseguire i vari esercizi. Per mettere il primo dito, mantenendo sempre la posizione giusta della mano, il mio consiglio è questo, ovvero quello di lasciar cadere il dito in questo modo. Fate conto che sto togliendo le dita per rendervi un po' più facile la visibilità, anche se la posizione sarebbe questa. Quindi lasciamo cadere il dito non cercando di stenderlo e non cercando di tirarlo indietro. Quindi così. Tenendo presente che se la posizione della mano sarà giusta, molto probabilmente lasciando cadere il nostro dito in maniera spontanea, appunto la nota sarà all'incirca all'80% precisa. Poi man mano andando avanti riusciremo a capire in che modo intonare sempre di più la nostra nota. Per cominciare dunque prendiamo come esempio il numero 1, che presenta da subito 2 note che durano 4 quarti, quindi 4 movimenti, dunque 2 note che occupano da sole un'intera battuta ciascuna. Queste 2 note sono un Sol, corda vuota, e un La, primo dito, che andremo a suonare in questo modo con l'uso di tutto l'arco. Vi raccomando, fate attenzione a contare mentre suonate qualsiasi nota, non solo quelle da 4, ma anche quelle da 2 e quelle da 1. Adesso tralasciamo il numero 2, che è quello che presenta per lo più note che hanno la durata di 2 quarti, e andiamo direttamente al numero 3, che è quello che ha un po' più di variazioni. Vi faccio vedere dunque nella prima battuta che abbiamo 4 note della durata di 1 quarto e nella seconda abbiamo 3 note, 2 dalla durata di 1 quarto
e una dalla durata di 2/4. Quindi procederemo a suonarle in questo modo. Ricordandovi che le note da 1/4 le suoneremo utilizzando metà del nostro arco, mentre quelle da 2 le suoneremo utilizzando tutto l'arco, in questo modo. E man mano andremo avanti nel nostro studio. Adesso che vi ho spiegato tutto, tocca solamente a voi. Mi raccomando, prestate attenzione e non fatevi prendere dalla fretta. Cominciate a studiare sotto tempo e non andare troppo veloce. So che abbiamo un po' la foga di voler imparare, di voler suonare, ma quello che posso dirvi è di prendere la cosa con molta calma e con molta dedizione e pazienza, perché i risultati prima o poi arriveranno. Bene, noi con questo abbiamo finito. Voglio ricordarvi come al solito che giù in descrizione vi lascio il link per accedere ai download dei file che di volta in volta affrontiamo durante le lezioni. Inoltre ho caricato una nuova playlist con i video degli esercizi stessi che ho suonato personalmente, compresi anche di base, in modo tale da aiutarvi durante la fase di studio, sia per l'esecuzione ma anche per l'ascolto. Mi raccomando, se non l'avete fatto lasciate un like e iscrivetevi al mio canale per non perdere le novità. Noi ci vediamo alla prossima e mi raccomando, studiate.